Mi avete chiesto il costume Granny in tantissimi e soprattutto era da anni che io ve lo volevo fare. E questo secondo me è il costume Granny definitivo. Non facciamo un costume a partire da zero, ma ricopriamo un costume a triangolo, che può essere un costume che abbiamo a casa e che ha bisogno di essere un po' rinnovato, oppure un costume nuovo. Questa cosa da fare è semplicissima e soprattutto va bene per tutte le taglie. Come sappiamo, i costumi ad uncinetto, interamente ad uncinetto, soprattutto per chi ha un seno un po' più abbondante, non sono una cosa semplice, perché la lavorazione uncinetto è molto elastica, perché se non troviamo il filato giusto le spalline segano sulle spalle. In questo modo abbiamo risolto tutti questi problemi alla radice. Il costume c'è già, ma applichiamo la lavorazione Granny. Per farlo serve pochissimo filato ed è velocissimo da fare. Fatemi sapere cosa ne pensate scrivendo un bel messaggio qui sotto al video oppure regalandomi il vostro like. E se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi, per voi è gratuito e per me è un grande aiuto. Questa volta ho usato il filato Cairo della Staffil, mi è piaciuto tantissimo, è un filato lucido, morbido, 100% cotone super mercerizzato, sono gomitoli da 50 grammi e ogni gomitolo è lungo circa 127 metri e sono consigliati ferri o uncinetti da 3,5-4 ed è lavabile fino a 60 gradi, quindi il costume lo laviamo senza problemi e non c'è nessun problema che si confondano i colori, perché una di voi mi ha anche chiesto questo per un progetto. I colori non sbacchiano, quindi non c'è nessun problema. Io ho usato un uncinetto da 3 mm e se volete utilizzare anche voi il filato Cairo della Staffil, nella descrizione del video vi lascio tutti i riferimenti web di Staffil, voi potete contattarli e loro vi rimandano al negozio più vicino a casa vostra in cui poter acquistare il Cairo oppure a un sito web in cui poterlo comprare. Nella descrizione del video vi lascio anche i numeri dei colori che ho usato io e il codice delle perline di legno che sono sempre Staffil. Per fare il costume ovviamente basta molto meno di un gomitolo per ogni colore. Io penso di avervi detto tutto quello che vi serve e quindi adesso non vi resta che guardare il video e poi divertirvi a fare questo bikini. Ed ora non perdiamo altro tempo e mettiamoci all'opera. Iniziamo facendo un nodino iniziale, 4 catenelle, 1, 2, 3, 4 e le chiudiamo in cerchio con un punto bassissimo nella prima catenella. Lavoriamo tutto il primo giro nel cerchietto, se preferite potete fare l'anello magico. 3 catenelle che sostituiscono il primo punto alto, altri 2 punti alti nel cerchio, 3 catenelle e ripetiamo 3 punti alti, 3 catenelle, altre 2 volte. Tre catenelle e alla fine chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto, quindi nella terza catenella che sostituiva il primo punto alto. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Nel giro 2 lavoriamo solo negli archetti del giro 1 e lavoriamo i 3 angoli del triangolo. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del secondo colore, lavoriamo il primo punto alto sostituendolo con un punto basso e 2 catenelle e lavoriamo altri 2 punti alti in questo archetto. Una catenella di separazione e passiamo al prossimo archetto in cui lavoriamo un angolo, 3 punti alti
4 catenelle, 3 punti alti. E tutti gli angoli li lavoriamo in questo modo: 3 punti alti, 4 catenelle, 3 punti alti, una catenella di separazione sui lati e lavoriamo il prossimo angolo, e nel frattempo possiamo nascondere questa codina di filo. 3 punti alti, 4 catenelle, 3 punti alti, una catenella di separazione e completiamo anche il primo angolo. Qui manca una tripletta di punti alti. Quando possibile nascondiamo sempre anche le codine di filo. 1, 2, 3 punti alti e l'archetto di 4 catenelle. 1, 2, 3, 4. Chiudiamo con un punto bassissimo nel primo punto alto. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. Con il giro 2 abbiamo dato la forma triangolare al lavoro. Nel giro 3 lavoriamo negli angoli e negli archetti dei lati una tripletta di punti alti e separiamo sui lati sempre con una catenella. Prepariamo un nodino iniziale con il filo del nuovo colore e iniziamo da uno degli angoli, uno qualunque degli angoli, come abbiamo iniziato prima, dal centro dell'angolo, con un punto alto che sostituiamo con un punto basso e 2 catenelle e lavoriamo gli altri 2 punti alti. Separiamo con una catenella e lavoriamo una tripletta di punti alti nel prossimo archetto, che è un archetto laterale. Separiamo con una catenella e il prossimo archetto è un archetto d'angolo, quindi qui lavoriamo un angolo, 3 punti alti, 4 catenelle, 3 punti alti. E ripetiamo in questo modo: una catenella, una tripletta di punti alti nel lato, un angolo nell'angolo, e in questo modo completiamo tutto questo giro e alla fine completiamo anche l'ultimo angolo. Completiamo anche l'ultimo angolo lavorando la tripletta che manca e l'archetto di 4 catenelle. Un punto bassissimo nel primo punto alto, una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E in questo modo proseguiamo lavorando tutti i giri che ci servono per ricoprire il triangolo del costume. In ogni nuovo giro l'unica differenza è che avremo una tripletta in più su ogni lato, ma in ogni angolo lavoriamo un angolo, in ogni archetto dei lati lavoriamo una tripletta di punti alti e separiamo sempre sui lati con una catenella. Iniziamo da metà angolo, lavoriamo tutto il giro e completiamo poi il primo angolo. Se volete inserire le perline in uno o più giri, infiliamo prima di tutto le perline nel filo che ci serve con un ago normale e poi lavoriamo il giro con le perline. Il giro con le perline, solo il giro con le perline, lo lavoriamo sul rovescio del lavoro. Quindi mettiamo il lavoro sul rovescio e iniziamo. Sostituiamo il primo punto alto sempre con un punto basso e 2 catenelle e nella prima catenella inseriamo una perlina. Avviciniamo la perlina e facciamo una catenella e poi facciamo anche l'altra.
Per i punti alti invece iniziamo il punto alto e prima di completare il punto alto avviciniamo una perlina e completiamo e inseriamo una perlina in ogni punto alto. Prima di completare il punto avviciniamo una perlina e completiamo il punto. Una catenella senza perlina e in ogni punto alto inseriamo una perlina. Avviciniamo la perlina e completiamo il punto. E così per ogni punto. Lavorando in questo modo, come vedete, le perline si vedono sul rovescio del punto alto ed è per questo che lavoriamo questo giro a rovescio. Per lo slip vi propongo 3 righe di triplette di punti alti con le perline inserite sotto. Per capire quante catenelle mi servono per partire, devo fare un campioncino e vedere quante triplette di punti alti ci stanno nel mio slip nel punto in cui voglio partire. Nel mio caso, per esempio, per il dietro ho 10 triplette di punti alti. Ne tolgo una, considero 9 triplette e per ogni tripletta considero 3 catenelle, quindi devo fare 9 per 3, 27 e alla fine aggiungo 1, 28 per l'ultima tripletta. Quindi in questo caso devo montare 28 catenelle e se volete mettere le perline dovete infilare 28 perline. Per il davanti, che è più piccolo, mi servono 7 ripetizioni, quindi anche in questo caso se devo lavorare 7 triplette di punti alti ne tolgo una, considero 6 per 3, 6 per 3 18 e poi aggiungo una catenella, 19. Quindi per il davanti partiamo con 19 catenelle e inseriamo 19 perline. E inserisco 19 perline perché voglio mettere le perline nelle catenelle e siccome nelle catenelle iniziali inseriamo le perline perché ci stiano più comodamente, uso un uncinetto di mezza misura in più. Tutto il costume l'ho fatto con l'uncinetto da 3 mm, solo le catenelle iniziali della lavorazione dello slip le lavoro con un uncinetto da 3,5 mm. E in ogni catenella inseriamo una perlina. Avviciniamo la perlina e facciamo una catenella. Avviciniamo la perlina e facciamo una catenella. E così via per tutte le catenelle che dobbiamo lavorare. Lavorate le catenelle che ci servono, cambiamo uncinetto, torniamo ad utilizzare quello che abbiamo sempre utilizzato. Lavoriamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e iniziando dalla prima catenella con la perlina lavoriamo 3 punti alti in questa catenella, 1, 2, 3, una catenella, saltiamo 2 catenelle e nella terza lavoriamo 3 punti alti. E in questo modo lavoriamo fino all'ultima catenella della riga. Una catenella, saltiamo 2 catenelle e nella terza 3 punti alti. Completiamo la riga lavorando 3 punti alti anche nell'ultima catenella. E qui lavoriamo anche una catenella e un punto alto doppio. 2 volte filo sull'uncinetto e chiudiamo il punto a 2 a 2. Una catenella di sicurezza e tagliamo il filo.
torniamo al lavoro sul dritto e iniziamo una nuova riga, e la nuova riga la iniziamo entrando nella quarta catenella che abbiamo lavorato, quindi ne lasciamo una di spazio, entriamo in quella precedente, agganciamo il filo e lavoriamo una riga uguale a quella sotto. 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5. In questo primo punto lavoriamo anche 3 punti alti, 1, 2, 3, una catenella e la prossima tripletta la lavoriamo nello spazio tra 2 triplette e andiamo avanti così. In ogni spazio lavoriamo 3 punti alti e separiamo sempre con una catenella. Arrivati alla fine della riga non lavoriamo nell'archetto ma nel punto alto doppio. Qui lavoriamo 3 punti alti, una catenella e un punto alto doppio. Facciamo una catenella di sicurezza e tagliamo il filo. E nello stesso modo lavoriamo anche la terza riga. Riagganciamo il filo nella quarta catenella e lavoriamo esattamente come per la riga 2. Nascondiamo sul rovescio del lavoro tutte le codine di filo attraverso i punti . Quando lavoriamo il triangolo ha questo aspetto un po' bombato, non preoccupatevi, è normale, poi quando lo cuciamo si stira e si appiattisce e comunque la coppa ha un po' questa forma e quindi va benissimo così. Ed ora non ci resta che cucire il triangolo ad uncinetto al costume. Distendiamo bene il triangolo del costume e appoggiamo sopra il triangolo ad uncinetto, che può essere un po' più piccolo del triangolo del costume. Ora lo fissiamo con gli spilli o lo imbastiamo e poi cuciamo. Per fare le cuciture uso lo stesso filo che abbiamo usato per l'uncinetto. È fatto di più capi, prendo un capo e lo uso per cucire. Prendiamo un pezzo di filo lungo circa 3 volte il perimetro della parte che dobbiamo cucire. Facciamo un nodino in un'estremità e infiliamo il filo in un ago con la punta. Cuciamo passando sotto la catenella di ogni punto. In questo modo. E cuciamo con il punto indietro, vuol dire che entriamo sotto la catenella del punto precedente e usciamo sotto la catenella del punto successivo. E continuiamo in questo modo, entriamo sotto la catenella del punto precedente e usciamo sotto la catenella del punto successivo. E il filo si nasconde
sotto la catenella dei punti, così. Questa cucitura deve essere salda ma non troppo stretta, dobbiamo lasciarla un po' morbida in modo che il lavoro, il costume, mantenga la sua elasticità. E continuiamo in questo modo. Entriamo sotto la catenella del punto precedente e usciamo sotto la catenella del punto successivo. In questo modo. E con pazienza cuciamo tutto intorno. E man mano che cuciamo controlliamo che il costume mantenga la sua elasticità. E una volta completata la cucitura portiamo il filo sul retro e annodiamo. E questo è il risultato sul davanti e sul dietro. Allo stesso modo cuciamo anche lo slip. E quando cuciamo su colori diversi da quello del filo che stiamo usando per cucire, cuciamo in modo che la cucitura sparisca in mezzo ai fili della lavorazione. In questo modo. Per la parte che va cucita sullo slip ho cucito i laterali e la parte sopra, e la parte delle perline l'ho lasciata libera perché secondo me viene meglio così, ma voi se volete potete cucire tutto intorno. Da qui in poi libero sfogo la fantasia, potete aggiungere altre perline, conchiglie, strass, tutto quello che vi piace per decorare ulteriormente il vostro costume. Io aggiungerò queste conchiglie. E il costume è pronto. Vi devo dire che lo adoro. Spero tanto che questo tutorial vi sarà utile per darvi degli spunti creativi o comunque per rinnovare dei costumi o anche impreziosire dei nuovi costumi. Io questo costume bianco a triangolo, vi devo dire la verità, l'ho cercato tanto e finalmente l'ho trovato e finalmente sono riuscita a farvi questo tutorial. Spero tanto che vi piaccia, fatemelo sapere regalandomi il vostro like oppure scrivendo un bel messaggio qui sotto il video, e se vi piace quello che faccio e non siete ancora iscritti al mio canale, iscrivetevi. Io vi ringrazio come sempre tantissimo di aver guardato il tutorial per intero. Se rifate questo costume non dimenticate di taggarmi nelle vostre foto, potete farlo su Instagram o nel mio gruppo Facebook, trovate tutti i link nella descrizione del video. Noi ci vediamo lunedì prossimo con un nuovo tutorial e nel frattempo come sempre vi mando un grandissimo abbraccio e un bacio. Ciao!